Bentornati a tutti, come sono andate le vacanze? Io sono appena tornato dalle mie ferie in Italia e dopo quasi 20 giorni penso sia arrivato il momento per ricominciare a caricare qualche video su questo canale e partiamo da un'azienda che proviene dall'Oriente, ma non dalla Cina. Infatti questa azienda viene da uno stato che vede diversi problemi sia per quanto riguarda il sovrappopolamento della sua popolazione, ma soprattutto per quanto riguarda l'inquinamento ambientale, ovvero l'India. Oggi parleremo infatti di un'azienda chiamata Ola Mobility Company. Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Oggi parleremo di Ola, ma prima di cominciare come al solito vi ricordo di mettere un mi piace, iscrivervi al canale e attivare la campanellina degli avvisi per rimanere sempre aggiornati sui prossimi video. Grazie mille. Ola Electric Mobility, che da adesso in poi chiameremo solo Ola per essere un po' più comodi e un po' più snelli nella narrazione, a differenza di tante altre case automobilistiche di cui abbiamo parlato su questo canale, non produce auto, ma produce solamente degli scooter elettrici e proviene dalla casa madre Ola Cabs, che a sua volta si occupa di food delivery, del trasporto taxi e di tante altre cose legate al trasporto merci e di persone. Ola nasce a Bangalore in India nel 2017 con lo scopo di ridurre la dipendenza da combustibili fossili della flotta Ola Cabs, ovvero appunto la casa madre, trasformandola in una flotta completamente elettrica. Partendo inizialmente con un programma di prova lanciato a Nagpur nel maggio del 2017 appunto, installando delle stazioni di ricarica intorno a tutta la città, iniziando a produrre non solo motorini elettrici ma anche degli autobus elettrici, dei taxi elettrici e dei rickshaw elettrici che in India vanno per la maggiore quasi. Questa differenziazione tra mezzi di trasporto è stata resa possibile in realtà grazie solo a delle collaborazioni fatte con altre case automobilistiche molto più grandi chiamate in inglese OEM, che hanno fornito le parti principali per la costruzione di questi veicoli. L'anno seguente il suo amministratore delegato, nonché fondatore, Bhavish Agarwal, decise di rendere completamente privata e distaccarsi quasi completamente dal gruppo Ola Cabs, ovvero Ola. Questo permise all'azienda di farsi vedere di più rispetto ad essere solamente una pedina di una casa molto più grande, ottenendo l'interesse di diverse compagnie e miliardari, come nell'esempio di Ratan Tata, ovvero il fondatore di Tata Motors, che investì quasi $1 miliardo in Ola, consentendole così di continuare la produzione dei propri veicoli. Tra il 2020 e il 2021 Ola vide l'espansione più grande ad oggi, dato che iniziò la costruzione del suo primo stabilimento produttivo basato a Tamil Nadu, che con un prezzo di $320 milioni, che sembrano tanti ma in realtà nel mondo dell'automotive sono spiccioli, permisero all'azienda di iniziare la costruzione a partire dalla fine del febbraio 2021 della più grande fabbrica costruttrice di veicoli a due ruoti del mondo, che a detta della compagnia a pieno regime arriverà a produrre fino a 10 milioni di unità. Sicuramente a molti di voi questi numeri sembreranno completamente folli e posso anche capire il perché, ma solamente nel 2019 in India sono stati venduti oltre 26 milioni di veicoli a due ruote e dobbiamo anche ricordare che Ola intende creare una rete di esportazione molto importante e di sicuro la richiesta per questi veicoli elettrici non manca, dato che Ola solamente nel primo mese della presentazione del suo motorino elettrico, ovvero l'S1 e l'S1 Pro, ha ricevuto ben oltre i 500.000 preordini e la produzione è già iniziata ad agosto del 2021. Devo dire che questi indiani sono veramente veloci a costruire le fabbriche. Ma bando alle ciance, parliamo di questi veicoli, che poi dico veicoli ma in realtà è uno singolo, ovvero l'S1 e l'S1 Pro, sono solamente due versioni separate. Tutte e due le versioni sono identiche per quanto riguarda il design, a differenza dei colori che per l'S1 normale sono 5, mentre per il Pro sono 10, andando così ad ammiccare ad un pubblico giovane che è interessato a personalizzare il proprio mezzo il più possibile. Le differenze maggiori però si notano sicuramente quando si parla di prestazioni. Per quanto riguarda la potenza del motore elettrico, si potrà avere solamente un motore da
8,5 kW di potenza massima in entrambe le versioni, mentre il pacco batterie sarà diverso, avendo l'S1 una batteria da 2,98 kWh, mentre la versione Pro avrà una batteria da 3,97 kWh, consentendo un'autonomia sotto al ciclo Arai, che personalmente non avevo mai sentito nominare, di rispettivamente 121 km per l'S1 e 181 km per l'S1 Pro. Ma le differenze non si fermano qui. Infatti, parlando dello scatto e della velocità massima, possiamo vedere come l'S1 scatti da 0 a 40 km/h in 3,6 secondi e raggiunga una velocità massima di 90 km/h quando in versione Sport, mentre l'S1 Pro copre lo stesso scatto da 0 a 40 km/h in soli 3 secondi, arrivando però, grazie alla modalità Hyper, che sarà presente solo nella versione Pro, a ben 115 km/h. Una cosa sicuramente interessante è che la modalità Hyper viene disinserita automaticamente passando alla modalità Eco quando la batteria scende sotto la soglia del 20%. Questo sicuramente è stato fatto per preservare sia l'autonomia ma anche la degradazione delle batterie. Inoltre questo scooter, a differenza di molti altri a combustione interna e non, è molto smart. Possiamo notare infatti che la maggior parte delle funzionalità dello scooter vengono controllate da uno schermo centrale che fa molto più che dirci solo la velocità o lo stato della ricarica, come farebbe poi qualsiasi altro scooter, ma sarà possibile connettere questo veicolo ad internet e al proprio telefono, andando così ad utilizzare lo schermo sia per le chiamate ma soprattutto per la navigazione, andando a reperire le mappe da Google Maps, che a mio parere è un'idea molto interessante e che sono stupito del fatto che nessun altro che costruisca motorini ci abbia mai pensato. Questo inoltre non ti costringe a comprare degli accessori di dubbia qualità da terze parti che potrebbero farti volare via il cellulare mentre stai andando. Questo scooter inoltre sarà dotato di cruise control, hill hold, che permette una perfetta partenza anche in salita bloccando il freno e non permettendoti di rotolare giù, e cosa molto particolare, questo scooter avrà la retromarcia. Ora sicuramente vi starete chiedendo a che cosa possa mai servire una retromarcia in uno scooter che misura 1,80 m di lunghezza e 70 cm di larghezza. Ed è presto detto in realtà. Immaginate di vivere in un paese come l'India, dove, come detto prima, si è letteralmente circondati da motorini. Il rischio di creare un effetto domino sugli altri motorini parcheggiati, probabilmente al massimo di 5 cm uno dall'altro, è molto alto. Ed è qui che entra in gioco la retromarcia, che con una singola manovra ti evita di graffiare o ribaltare decine di altri motorini di fianco a te. Ed inoltre non penso che per gli ingegneri di Ola sia stato davvero troppo difficile creare una retromarcia, dato la natura elettrica di questo veicolo. Come ultima funzionalità, ma di certo non per importanza, l'S1 e l'S1 Pro saranno dotati di tecnologia keyless, o in mancanza di un telefono collegato si potrà far partire lo scooter tramite una password direttamente sullo schermo. Questa sicuramente è una feature molto interessante per i proprietari di questi scooter, ma apre anche diverse possibilità per Ola come azienda o anche terze parti che potrebbero decidere di creare un servizio di sharing con questi scooter, grazie proprio alla possibilità di sbloccare il veicolo tramite un semplice codice sullo schermo. Insomma, un po' come succede con i monopattini elettrici ad oggi, e però con meno controversie, dato che in Italia siamo davvero abituati a vedere dei motorini e degli scooter, essendo uno dei paesi dove vengono venduti più 2 ruote in tutta Europa. Per quanto riguarda il prezzo di questi scooter, sappiamo solamente quanto costano in India, dato che esistono piani di espansione verso l'Europa, ma non sono ancora state date delle tempistiche chiare al riguardo. Nella sua versione base, l'Ola S1 arriverà al prezzo di 99.999 rupie, che equivalgono al cambio a poco meno di 1.200 euro, mentre l'Ola S1 Pro è sul mercato ad un prezzo di
129.000 rupie, ovvero 1.540 euro all'incirca. Questi prezzi ovviamente sono indicativi, come per le auto elettriche cinesi che vengono importate in Europa, i prezzi possono variare di molto per quanto riguarda sia tassazione sia rincari vari che vengono messi sopra l'importazione di questi veicoli, però ci dà comunque un'idea generale su cosa potremmo aspettarci all'arrivo in Europa. Sono molto curioso di sapere cosa ne pensate voi di questi scooter, perché personalmente li trovo super interessanti, e non solamente perché sono elettrici, ma anche per il loro design, che a mio parere è molto particolare e molto più accattivante rispetto magari alla concorrenza cinese, ma anche per la tecnologia che racchiude questo piccolo scooter, rendendolo veramente al passo con i tempi e fornendo anche ai più giovani la possibilità di usare un vero e proprio veicolo elettrico che non sia un monopattino. La mia predizione è che entreranno sul mercato europeo con diverse tipologie di batterie, o magari, data la natura molto tecnologica, usare un software per abilitare solamente la velocità di 50 km/h, andando ad essere il perfetto cinquantino. Questo inoltre abiliterebbe la possibilità di aumentare, e non di poco, l'autonomia di questo veicolo e anche la durata di questo veicolo, non andando mai a stressare del tutto le batterie, non richiedendo ovviamente mai la massima potenza da queste ultime e dai motori elettrici. E questo era veramente tutto per questo primissimo video del 2022. Fatemi sapere con un commento qua sotto cosa ne pensate voi di Ola Electric Mobility e anche come sono andate le vostre vacanze, perché no? Io ho in produzione già altri video che a mio parere sono molto interessanti, pertanto vi ricordo di mettere un mi piace, iscrivervi al canale e noi ci vediamo in un prossimo video. Grazie mille.